Ho appena detto che oggi celebriamo l'equinozio di primavera e l'equinozio cade 2 volte l'anno, appunto primavera e autunno, e corrisponde ai giorni in cui la durata del giorno e della notte è uguale. In giapponese questo periodo si chiama Higan, dopo spiego bene il significato. Però vorrei parlare di un aspetto. Come vedete ho scritto tanti toba, mi sembra forse 32, 35, non mi ricordo, per il riposo dei defunti. Quindi qualcuno potrebbe dire, ma durante l'anno si fanno davvero tante cerimonie memoriali per i defunti, ma che bisogno c'è di fare tutte queste cerimonie? E soprattutto, ma che differenza c'è nel significato di queste cerimonie? Perché se se ne fanno tante, evidentemente anche il significato è leggermente diverso, no? Per esempio, ogni mese, l'ultima settimana del mese, celebriamo Segaki, la cerimonia per gli spiriti affamati, oppure a luglio celebriamo Obon. Quindi, per esempio, che differenza c'è tra Obon e Higan? Obon è il periodo durante il quale, secondo la tradizione, gli antenati tornano in questo mondo per visitarci e quindi è importante offrire loro ospitalità e pregare per il loro riposo. Invece Higan è la settimana dell'equinozio ed è il momento in cui noi ci avviciniamo al regno del Buddha da questo mondo, proprio da dove siamo noi adesso. Ora poi via via che spiego capirete meglio. La nostra vita è molto movimentata, per usare una parola gentile, forse movimentata è dir poco, va bene? E spesso possiamo non essere in grado di svolgere la pratica buddista in maniera propria, diligente, no? E sicuramente possiamo anche dimenticarci dei nostri cari che sono defunti. Questo perché specialmente noi occidentali non abbiamo un legame forte col concetto buddista di interdipendenza, ma esiste un legame karmico tra ognuno di noi, tra coloro che sono vissuti prima di noi e coloro anche che verranno in futuro. Gli sforzi, per esempio, dei membri della nostra famiglia che sono vissuti nel passato sono la causa di perciò che siamo adesso, e i nostri sforzi del presente avranno sicuramente un grande impatto sui membri della famiglia del futuro, ed è grazie ai membri del passato, per esempio, se adesso noi possiamo godere dei frutti del lavoro svolto. Questo è molto importante da ricordare. Se oggi quindi noi siamo qua e pratichiamo il Dharma, magari con tutte le difficoltà che abbiamo potuto avere nei legami familiari, però se ci pensiamo bene è proprio grazie a quei legami familiari che comunque noi oggi siamo qua e possiamo praticare e sforzarci di conseguire l'illuminazione, non solo per noi stessi, ma anche per tutte le persone. Quindi anche noi oggi abbiamo una grande responsabilità di ripagare questo favore che abbiamo ricevuto dai nostri antenati e, per la nostra pratica, sforzarci oggi di svolgere questo servizio di Higan per il riposo dei defunti. Quindi, se i defunti sono pacifici, anche noi saremo pacifici e quindi saranno pacifici anche i membri della famiglia del futuro. Tornando al significato di Higan, viene dalla parola sanscrita paramita, che in giapponese è tradotto come andare o arrivare sull'altra sponda. Noi ci troviamo su questa sponda, la nostra sponda presente è Shigan, caratterizzata dall'illusione della sofferenza. Però, secondo il buddismo, c'è un'altra sponda che è al di là di questo fiume, che rappresenta il fine al quale tutti noi buddisti dovremmo aspirare, cioè che è l'illuminazione. Però c'è una domanda: ma dov'è questa riva?
ora, non è che si prende la zattera, si attraversa la Sieve, anzi il fiume Sieve, e si arriva alla sponda di illuminazione. È in un luogo lontano, dove sta questa sponda? Che mezzo si prende per attraversarla? E questa sponda di illuminazione noi la dobbiamo trovare proprio in questa vita presente. C'è una frase del Gosho, del nostro fondatore, che leggeremo anche durante la cerimonia di oggi, che è Issho Jobutsu Sho, in cui è detto: se la mente degli esseri senzienti è impura, allora la terra sarà impura, ma se la mente è pura, allora anche la terra sarà pura. Si può dire terra pura o terra impura, ma non vi è reale differenza tra queste due terre. Tutto dipende dallo stato della mente. Lo stesso è per gli esseri senzienti ordinari e i Buddha. Quando siamo illusi siamo chiamati esseri senzienti, quando siamo risvegliati siamo chiamati Buddha. Quindi questo ci fa capire che questa riva e l'altra riva in realtà non sono diverse, non c'è esattamente il Sieve da dover attraversare, perché dipende tutto dal nostro cuore. Se il nostro cuore è benevolo, allora potremmo arrivare, siamo già sulla sponda di illuminazione, ma se non coltiviamo un cuore benevolo, saremo comunque sempre nella sponda di illusione. Come possiamo però allora coltivare questo cuore benevolo? Questo è il punto. Uno dei mezzi è, per esempio, come facciamo oggi, sforzarci di fare una preghiera per i cari defunti. Quindi questo fa parte proprio del bagaglio. Cosa mettiamo nel bagaglio per il viaggio verso l'altra sponda? Questo fa parte di uno degli oggetti da portare. Non ci interessa i pettine, lo spazzolino e il dentifricio, per questo viaggio non sono necessari, va bene? Noi, attraverso la nostra pratica, recitiamo lo Daimoku e così svolgiamo la nostra pratica buddista. Ma, come dico sempre, per favore, lo dirò finché non sarò cenere, lo Daimoku va vissuto attraverso Namu, cioè attraverso i 3 tipi di karma, di pensiero, parola e azione. Se pensiamo semplicemente di svolgere la nostra pratica quotidiana quando siamo qui al tempio e veniamo a fare una cerimonia di 3/4 d'ora a casa che recitiamo Daimoku per mezz'ora e poi comunque non viviamo secondo l'insegnamento dello Daimoku, non serve a niente, è tempo perso, va bene? L'altro aspetto da portare nel nostro viaggio verso la sponda di illuminazione è la pratica buddista. E la pratica buddista, a prescindere dalla setta di appartenenza, si fa attraverso le 6 perfezioni del Bodhisattva: generosità, moralità, pazienza, sforzo, contemplazione, saggezza, le 6 paramita, le 6 perfezioni del Bodhisattva. Comprendere questo con l'intelletto è piuttosto facile, non è così complicato, ma in realtà metterlo in pratica sì, è difficile. Quindi, durante questo periodo di Higan, non so se avete notato, ogni mattina, a parte oggi perché è il giorno centrale e c'è la cerimonia, ma nei 3 giorni precedenti ho messo un breve video sulla pagina Facebook in cui ho spiegato per ogni giorno un aspetto, o forse 1 o 2 aspetti di una paramita. Quindi partendo dalla generosità, c'è stato un po' di moralità e la pazienza. Quindi il mio suggerimento è, come faccio anche io faccio così almeno. Durante questo periodo di Higan, ogni giorno mi sforzo, perché praticare tutto insieme può essere difficile. Ok, questo è un giorno dedicato alla generosità. Questo è un giorno dedicato alla moralità e così via, ok? Per esempio, il nostro fondatore ha detto in un suo altro scritto Higan Sho: una piccola buona azione durante Higan può portare alla grande illuminazione. Cosa vuol dire? Che se anche svolgiamo una piccolissima buona azione durante questo periodo di 7 giorni di Higan, è possibile conseguire l'illuminazione del Buddha. Non dobbiamo pensare di dover fare chissà cosa, basta piccole azioni ma concrete.
perché praticare significa sempre partire da un gesto semplice, dare un genuino interesse, non per dovere o per apparire verso una persona, ed è quell'attenzione che fa sentire l'altra persona visto e non soltanto ascoltato. E da qui poi nasce naturalmente il rispetto delle regole che ci diamo per noi stessi e per gli altri, perché una parola data vale più di 1000 discorsi. E poi però arriva la vita con i suoi intoppi, con le sue difficoltà. E allora qui la pratica non è farsi portare via da tutto quello che ci accade, in balia della rabbia, della frustrazione, ma restare saldi, con la mente presente, aspettare che le acque delle difficoltà si plachino e evitare di reagire d'impulso. Per farcela in tal senso, però, serve impegno, che è quella spinta quotidiana che ci induce a portare a termine ciò che iniziamo, senza che ci lasciamo andare, senza mollare alla prima difficoltà. E in mezzo ai ritmi frenetici è vitale ritagliarsi uno spazio di quiete, di calma, un momento per fermarsi, per respirare e ritrovare il centro, anche soltanto per pochi minuti. Tutto questo però poggia sulle fondamenta di una comprensione un pochino più profonda, cioè vedere le situazioni con chiarezza, oltre le reazioni automatiche e le emozioni immediate, ok? Per agire così con discernimento invece che agire per abitudine, per, come dire, per la nostra inerzia personale. E tutto questo non sono regole astratte, ma sono attenzioni che possiamo portare ovunque, ok? È un allenamento quotidiano per la mente e per il cuore. Ho descritto in maniera un pochino più semplice, senza nominarle, l'essenza di tutte e 6 le perfezioni del Bodhisattva. Quindi questo è compiere una piccola buona azione quotidiana e questo è vivere la propria vita secondo l'insegnamento dello Daimoku, che può portare un grande merito. Lo stesso grande merito si trova nell'erigere uno stupa ligneo per il riposo dei nostri defunti o anche per coloro con cui abbiamo avuto o se percepiamo una relazione. E allora tutte queste saranno delle buone azioni, piantiamo queste buone radici che ci permetteranno di raggiungere la sponda di illuminazione in questa vita. Va bene. Ho terminato questa introduzione, così sono piuttosto sicuro che la comprensione della cerimonia sarà migliore. Adesso iniziamo. Alla fine della preghiera farò sempre la parte aggiuntiva in cui leggerò i nomi di tutti coloro che hanno richiesto i toba e per i quali ho iscritto i toba per i defunti. Va bene? Grazie a tutti. Adesso.